Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è un video molto importante perché praticamente andiamo a presentare il prototipo numero 1 di quello che sarà il nuovo circuito per il Millennium Falcon della De Agostini. Dunque, in qualche video passato praticamente vi avevo mostrato l'interno del mio Millennium Falcon, ovvero quello che potete vedere lì sopra, e praticamente vi avevo mostrato che avevo rimosso completamente l'elettronica originale, cioè un circuito molto semplice che azionava con un pulsante solo tutte le luci e con un altro pulsante azionava l'apertura e la chiusura della rampa. Io ho sostituito il circuito originale con un circuito custom utilizzando Arduino che praticamente veniva venduto online da un privato e praticamente questo circuito consentiva di andare a comandare il Millennium Falcon tramite un'app per cellulare solo Android. E praticamente si potevano eseguire comandi come accensioni di luci, suoni e vari effetti. La limitazione di questo circuito però era purtroppo legata al fatto che bisogna per forza utilizzare uno smartphone e siccome in quel caso specifico funzionava solo con Android, avevamo diversi problemi di gestione, nel senso che il modulo Bluetooth per Arduino che era incluso funzionava solo con una versione di Android inferiore alla 7, per cui se andavamo ad aggiornare il nostro smartphone poi l'app non funzionava più, o meglio il modulo Bluetooth non veniva trovato durante la scansione di rito. Per cui cosa è successo? In stretta collaborazione con il mio caro zietto, che saluto, ciao zio, abbiamo deciso di costruire e progettare, diciamo, un nuovo sistema per il Millennium Falcon della De Agostini che praticamente andrà a sostituire il sistema custom di Arduino già presente per chi lo ha messo. Per quelli invece che non hanno fatto mai nessuna modifica, andranno a sostituire semplicemente il circuito originale che, come vi ricordo, aveva semplicemente due pulsanti sulla scheda A e B che accendevano uno tutte le luci e uno azionava la rampa, oppure tramite il telecomandino si poteva con il pulsante A, mi sembra, accendere e spegnere tutte le luci insieme e con il pulsante B accendere, aprire e chiudere la rampa. Era un prodotto assolutamente limitato, soprattutto perché aveva tanti connettori per collegare tutti i vari LED del Falcon, ma non si potevano comandare separatamente. Allora andiamo a dare un'occhiata qui sulle immagini alle mie spalle, quali sono le luci che servono, quelle che ci sono già e quelle che possiamo mettere noi, o meglio vi spiegherò quelle che ho messo io nel mio Falcon e poi vi mostrerò il prototipo numero 1 del nuovo circuito. Ovviamente si tratta ancora di un prodotto in fase di sviluppo, per cui vedrete un circuito costruito a mano, quindi tra virgolette, passatemi il termine, ancora rozzo, ma completamente funzionale e pronto per una demo. Per cui procediamo e vediamo tutto quello che serve. Allora, dunque, io ho semplicemente appeso qui alla mia libreria tre fogli, diciamo tre schede tecniche che erano presenti all'interno dei fascicoli del Millennium Falcon, dove praticamente andiamo a vedere in questo foglio qui la parte superiore del Falcon, quindi il sopra, qui andiamo a vedere la parte di sotto. E qui andiamo a vedere praticamente quella che è il telaio, la struttura superiore di acciaio, la struttura inferiore e quello che è l'interno. Allora, cominciamo dall'interno e praticamente vi vado a spiegare cosa ho fatto io.
Premesso che all'interno del Falcon, diciamo nella parte originale, non è prevista nessuna luce, zero, non c'è nulla. Quindi io, tra virgolette, vi lascio qui sopra il link per vedere le varie customizzazioni che ho fatto, per cui andatevi a vedere dove e come ho messo le cose, però praticamente vi vado a dire che quello che ho fatto io è stato praticamente mettere delle luci in questo corridoio qui. Ho messo delle luci in questo corridoio qui, uno in questa parte qui che praticamente collega, diciamo, è l'entrata della torretta che porta ai cannoni di sopra e di sotto. Poi sono andato a customizzare completamente il circuito che sta qui con delle fibre ottiche che poi mando all'interno della nave. Ho messo qui sotto e qui sotto delle luci che praticamente vanno a simulare quello che era la camera dei motori, e ovviamente l'intero pavimento e il sotto di questa parte qui sono delle parti custom acquistate separatamente perché non fanno parte del set originale, però le potete trovare tranquillamente su internet. Se volete me le chiedete e vi do i link. Poi ho messo un'altra luce qui e su questa parte dietro praticamente ci ho messo uno specchio per simulare il corridoio che continua, perché altrimenti è semplicemente c'è un buco qui e quindi si vede l'interno della nave. Poi invece in questa parte qui ci ho creato una piccola stanza che sarebbe quella che nel film sarebbe la stanza dei circuiti, diciamo, di comando, che è molto piccola, per cui se volete ve la fate, se no è inutile. Per cui ecco, già questo per dirvi che vi serve qualcosa per comandare tutte queste luci che stanno qui dentro e che potete aggiungere volendo. Poi nel Falcon, diciamo nella parte originale, De Agostini ha fornito semplicemente le luci che stanno all'interno della sala del cannone, sia sopra che sotto. Ci sono le luci nelle mandibole, qui e qui, c'è una luce nella cabina, c'è la luce che sta dentro la rampa, diciamo, che si accende quando si apre il ponte, e c'è la luce sui motori dietro, una striscia LED. Mentre nella parte di sotto praticamente c'erano praticamente solo 4 LED che erano chiamate luci di parcheggio. Questa era veramente una cosa, secondo me, riduttiva, perché di base erano pochissime luci, tutte bianche, ed erano veramente una cosa povera, a mio avviso. Per cui io sono andato a mettere un'altra trentina di LED in giro per la nave, quindi tutto lo scafo sotto è stato completamente bucato, è stato riempito di LED. Praticamente tutta questa parte qui, dietro, insomma in mezzo ce ne ho messi tantissimi. La cabina è stata riempita di fibre ottiche per renderla accattivante. L'antenna del radar è stata modificata aggiungendoci sotto un motore che nel video originale mio del Falcon gira semplicemente, mentre con il nuovo prototipo potrai eseguire dei programmi di rotazione customizzabili. Poi vabbè, io sono andato a sostituire queste parti qui delle ventole, diciamo le ho sostituite con dei motori delle ventole da PC, per cui anche in questo caso potete andare a comandarle con il nostro nuovo circuito. Ma facciamo una cosa, vi mostro fisicamente questo nuovo prototipo e vi faccio vedere qualche funzione nello stadio in cui è adesso, quindi in totale ancora alta fase di progettazione, però è un prototipo funzionante. Per cui vi ricordo che, siccome siamo ancora in fase di sviluppo e di progettazione, se avete delle idee da suggerire, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché nel futuro prossimo questo sistema sarà in vendita
adesso dobbiamo capire come e dove, però sicuramente tramite Facebook o tramite YouTube inizieremo a commercializzare questo prodotto in vari kit e vari step, nel senso che avremo una versione base, una versione media, una versione avanzata, eccetera. Sarà completamente customizzabile in base alle vostre esigenze. Ok, allora vi inizio a mostrare tutti i pezzi che compongono il prototipo numero 1 di questo circuito che andrà a sostituire l'elettronica originale del Millennium Falcon. Allora, cominciamo col dire che tutto questo sistema è pilotato da un Arduino Mega che si trova, come potete vedere, sotto il nostro circuito custom. Allora, questo circuito è costituito da praticamente due motori, uno che gestisce il radar, uno che gestisce la rampa, e questo dovreste già conoscerlo perché è il motore originale. Abbiamo 4 relè, l'altoparlante per riprodurre i suoni, un lettore di SD, questo circuito che appunto gestisce i due motori. Poi abbiamo questo modulo che serve per la trasmissione wireless, ma ne parleremo in seguito. Abbiamo un piccolissimo display OLED dove apparirà il menu delle nostre funzioni. Abbiamo una scheda dove attualmente sono installati 14 LED che rappresentano 14 canali separati, utilizzabili singolarmente e completamente customizzabili, e questa piccola tastiera di servizio. Tastiera di servizio che altro non è che la stessa cosa che avete sul circuito originale del Millennium Falcon, solo che lì avete solo il pulsante A e B, invece qui ne avete tanti. Questo è un prototipo, diciamo una tastiera per utilizzare questo circuito in locale, cioè quindi senza ricevere comandi via wireless, appunto per testare tutte le funzioni di questo circuito. Vi vado a dire rapidamente che ovviamente questo prototipo è già funzionante via wireless, quindi può ricevere comandi da un ricetrasmettitore, solo che in questo demo per il prototipo numero 1 vi mostrerò semplicemente la funzione in locale, ovvero vi mostro cosa può fare e alcune funzioni che sono già state implementate per andare a migliorare il nostro Falcon. Allora, come cosa iniziale, praticamente dobbiamo andare a cablare il nostro prototipo, e quindi vi faccio vedere semplicemente le varie connessioni che abbiamo creato che rendono funzionante questo circuito che chiameremo momentaneamente V1. Andiamo quindi a collegare qui la nostra tastiera di servizio, come vi ricordo solo di servizio per questa funzione locale, che è esattamente una funzione analoga a quella che abbiamo fatto nelle varie fasi di montaggio del Millennium Falcon, ovvero quando nei vari fascicoli ci indicavano di premere il pulsante A o il pulsante B per verificare che tutto funzionasse. A questo punto andiamo a cablare, a montare appunto questo mini display OLED. Ora, allora, ci tengo a specificarvi che quello che vedete non sarà ovviamente il circuito che vi forniremo, ma questo è semplicemente una versione di prova, un prototipo di laboratorio per verificare che quello che stiamo facendo funziona. Allora, andiamo a connettere il motore del radar, che come potete vedere è un semplice motore con due fili, quindi solo diciamo più e meno, quindi andiamo a rispettare qui la polarità di collegamento. Mentre per quanto riguarda il motore della rampa è ovviamente più complesso, perché abbiamo 6 fili, ovvero 2 gestiscono l'alimentazione del motore stesso, mentre gli altri 2 sono per i 2 fine corsa che ci sono qui e qui, praticamente quelli che fanno fermare il motore quando arriva alla fine o all'inizio della rampa. Andiamo a collegare l'altoparlante
che ci fornirà i nostri suoni, e a questo punto che abbiamo collegato tutto possiamo dare tensione al circuito e verificarne le funzioni. Allora, nel momento in cui vado ad accendere il circuito, vedete che viene praticamente inizializzato e ci sono dei suoni, in questo caso c'è la marcia imperiale, che viene riprodotta sul nostro circuito. Allora, come potete vedere, sul menu ci sono scritti questi comandi, che sono dei semplici comandi che noi abbiamo cablato a codice senza nessun significato specifico. Ovviamente ognuno di questi numeri corrisponde ad un pulsante della tastiera. Allora, se ad esempio io vado a premere questo pulsante qui, vediamo che abbiamo il suono del fallimento del motore e tutte le luci che lampeggiano in maniera randomica. Questi, come vi ho già detto prima, sono 14 LED che però altro non sono che 14 canali gestibili indipendentemente, e quindi non è detto che potete metterci solo dei LED, potete metterci qualsiasi cosa on-off praticamente. L'importante è che non assorbano troppa corrente, perché qualora doveste o voleste collegarci qualcosa che assorba tanta corrente, potete utilizzare i 4 relè che abbiamo cablato qui. Praticamente il test dei relè è attualmente cablato, se non sbaglio, sul numero 3 della nostra tastiera, e quindi praticamente vi faccio vedere che se aziono il numero 3 abbiamo questa accensione e spegnimento con velocità diverse dei nostri 4 relè. Vi ripeto, questi sono dei codici scritti sulla IDE di Arduino assolutamente di esempio. Voi potete scriverci quello che volete o potete richiedercelo con le informazioni e quello che volete, per cui possiamo fare esattamente quello che volete voi. Ad esempio, abbiamo programmato il radar del nostro Falcon per eseguire delle semplici ricerche. Attualmente è stato messo sul canale numero 5, e quindi potete vedere che noi abbiamo deciso a codice che questo radar deve fare prima una ricerca veloce, poi una ricerca rapida, eccetera. Praticamente potete fare esattamente quello che volete. È stato installato a sistema la rampa originale del Falcon per testarne le funzioni, e quindi se io vado a premere il pulsante della rampa vediamo che si va ad aprire, ecco, forse era l'altro pulsante, vediamo, ecco, come potete vedere la rampa si sta aprendo purtroppo e si ferma quando il motore arriva alla sua fine corsa. Purtroppo in fase di sviluppo del sistema la rampa si è un pochino danneggiata perché diciamo sono state fatte tantissime prove e quindi un pochino si è allentato l'ingranaggio che sta all'interno, per cui in questo momento la vedete che funziona un po' meno, però di base avendo quella giusta non avrete nessun tipo di problema. Ecco, come potete vedere si sta riaprendo e si ferma quando raggiunge il suo fine corsa. Ad esempio sono stati cablati sempre nel codice degli effetti LED assolutamente randomici, anche in questo caso, per cui immaginate di poter illuminare delle fibre ottiche con questi canali qui, e quindi potete fare nel vostro Falcon esattamente quello che volete. Ovviamente ci tengo a specificare il fatto che nel circuito originale, quindi quando produrremo il PCB originale, purtroppo apro e chiudo una piccolissima parentesi, non possiamo farlo in questo momento perché causa coronavirus non è il caso di diciamo avere rapporti con la Cina in questo momento. Sappiamo che il virus non si trasmette sui pacchi eccetera eccetera, però la prudenza non è mai troppa, aspettiamo qualche momento che si calmino le acque e poi andremo a produrre il nostro PCB dove metteremo i connettori femmina attualmente presenti sul circuito del Millennium Falcon che tutti voi già avete. Quindi vi basterà semplicemente togliere quello che avete, mettere il nostro, e quindi potete andare a collegare tutte le luci che avete già sul nostro circuito e programmarlo per fargli fare quello che volete.
E quindi ecco, termino questa demo della versione 1 del nuovo circuito del Millennium Falcon ricordandovi che siamo ancora in sviluppo e progettazione, per cui se, come spero, questo circuito interesserà a voi che state montando il Falcon, oppure che lo avete già fatto, per cui pensate magari di sostituirlo con questo qui, fateci sapere nei commenti qui sotto tutto quello che vi piacerebbe avere nel sistema. Cosa vi piacerebbe ricevere in eventuali kit, se ad esempio volete solo la parte elettronica da costruirvi da soli, oppure se volete ricevere già il prodotto completo, oppure se volete più o meno luci già cablate inserite nel sistema. Insomma, diteci tutto quello che volete, che vi piacerebbe ricevere, e noi cercheremo di realizzare e produrre un sistema, diciamo, completo da fornirvi il più plug and play possibile. Vi saluto perché per questo video è tutto, e vi ricordo che nei prossimi video, nel futuro prossimo, vi mostrerò la parte di trasmissione wireless, perché come vi ho detto prima questo circuito è già completo e funzionante in tutta la sua parte wireless. Io oggi vi ho fatto vedere solo la parte di funzionamento locale, perché in fase di test anche nella costruzione del Falcon abbiamo usato solo i pulsantini presenti sulla scheda e non il piccolo telecomando, cosa che ci hanno dato sull'ultimo numero, per cui mi piacerebbe farvi vedere la parte wireless quando abbiamo definito meglio tutte le funzioni che saranno quelle definitive che vi andremo a dare. Un'altra piccolissima funzione è che, un'altra piccolissima cosa, non funzione, che voglio dirvi è che di base sarete in grado, quando ci sarà la parte wireless completa, di creare dei piccoli programmi sulla parte trasmettitore e inviarli sulla parte ricevitore. In questo caso in locale potete ricevere dei programmi che saranno eseguiti come vi ho fatto vedere in questo caso. Ok, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivate la campanellina così da non perdere nessun prossimo video. Noi ci vediamo presto nei prossimi giorni. Ciao!